Per realizzare il nostro orecchino con la tecnica del brick stitch vi elenco i materiali occorrenti e ve li mostro. Parte dei materiali mi sono stati forniti dalla Cobiz. Allora, vi metto anche qui in sovraimpressione il codice sconto per l'iscritta al mio canale per usufruire insomma del 3% di sconto, ma al di là di questo secondo me la cosa più importante di questo sito è che veramente ha tantissimi materiali per tante tecniche creative ad un prezzo veramente eccellente, quindi andate a sbirciare e fate tutte quante le vostre valutazioni. Allora, la prima cosa che ci servirà ovviamente per realizzare il nostro orecchino, premetto, non sono una super esperta, ma sul mio canale condivido quello che faccio, quindi ho realizzato questo orecchino e ho deciso di condividerlo con voi. Non sono, come dire, una super esperta della tecnica, ma come sapete io mi butto a fare qualsiasi cosa. Ve lo mostro più da vicino. Questo è il fronte e questo è il retro, non cambia assolutamente nulla. Il perno non l'ho fissato perché non sarà quello definitivo, ma ne andrò a realizzare uno di un colore più chiaro. Questo era uno di quelli che già avevo realizzato. Allora, cosa ci servirà? Prima di tutto, per la parte centrale ci serviranno due di questi elementi, uno per ogni orecchino ovviamente, e questo è il codice prodotto. È una confezione da 100 pezzi, veramente ottima. Dopodiché ci serviranno delle Rocale 11.0, queste sono quelle che io adoro, le Muscat. Poi ci serviranno delle 15.0, queste le ho prese in una vecchia collaborazione di tanto tempo fa, se trovo il link eventualmente ve lo metto. Comunque sono delle 15.0 ed era all'epoca una confezione con 5 colorazioni di 15.0 ed ogni bustina era da 4 grammi. Quindi questa è turchese, non so il colore che è, insomma, però è molto simile al turchese. Dopodiché ci servirà per la parte centrale un elemento in rame, una coppetta, insomma, che vada a coprire il forellino. Potreste anche utilizzare, come ho fatto in quest'altro caso, una coppetta al contrario, ho anche messa in questo senso. Questo poi sarà la vostra fantasia. Vabbè, io ho inserito tutto qua. Ci servirà una perla da 4 mm, anche questa presa in una vecchia collaborazione faccettata, e poi ci serviranno dei cipollottini, delle rondelline, quelle da 2x3, molto simili alle 80. Vi metterò una foto per fare con insomma con il mio calibro per farvi comprendere bene la misura. Dopodiché ovviamente ci servirà una goccia, e sempre a vostra discrezione se ce la volete mettere, altrimenti l'orecchino anche in questo modo è molto carino, insomma è un modulo carino. E poi ci servirà ovviamente il pernetto, questo è il codice prodotto che vedete ha una finitura rosata, sono bellissimi, io questi li utilizzo spessissimo. Ovviamente non vi farò il tutorial di come realizzare questo riempimento, perché semplicemente utilizzerò la resina UV, quella da nail art, e la colorerò con dei pigmenti. I pigmenti che potrete usare sono quelli liquidi, quelli in polvere, potreste usare gli acrilici, insomma poi fate qualche esperimento a casa e provate. Ok, penso di avervi detto tutto. No, Ago Tulip, il filo, io utilizzerò il filo della Miyuki color rame per richiamare il colore insomma di queste muscat ovviamente, e che quindi vedete qui a contrasto si vede sulla rondella turchese, ma esteticamente secondo me non dà assolutamente fastidio. Quindi perdonate se non sarò super precisa e super brava, però insomma io faccio del mio meglio sperando che vi piaccia. Se sì, lasciatemi un like, commentate e fatemi sapere che ne pensate. E come sempre ragazze, buona creatività. Passiamo al tutorial. Ho preso degli appuntini per il mio giro, speriamo di riuscire nell'intento finale. Ho preso degli appuntini, speriamo di riuscire a fare un buon lavoro e che insomma riusciate anche voi a realizzare questi orecchini che per l'estate sono super wow. La prima cosa da fare ovviamente è entrare con il filo all'interno del nostro anello forato ed andiamo ad eseguire un nodino lasciando un pochino di filo dietro, e andiamo semplicemente a fare due nodini.
non ve l'avevo detto prima, ma il diametro di questo elemento è circa 15 millimetri, ok? Questo è il calibro, vedete, è poco più di 15 millimetri. Ve lo dico perché se non aveste questo elemento potreste provare con un elemento dello stesso diametro, anche se avesse un foro insomma diverso. Dopo aver fatto quindi i due nodini, cosa facciamo? Per prima cosa andiamo a caricare sul lago 2 Rokyle 11.0 della colorazione Muscat ed entro nel foro, vedete con il dito sul retro, mantengo le 2 Rokyle, quindi col filo passo nel foro e poi da qui entro nella mia seconda Rokyle. La prima si andrà ovviamente a posizionare in maniera corretta a fine giro. A questo punto si passa a un'altra Rokyle, quindi inserisco nuovamente una Rokyle, entro nel buco, vedete nel foro, e mantengo sempre col dito sul retro in modo tale da non far scivolare la mia Rokyle e come ho fatto prima vado e inserisco dal basso verso l'alto nella Rokyle. Faccio questa operazione, mi raccomando tirate bene, vado a fare questa operazione fino a completare tutto quanto il giro. Nel mio caso saranno necessarie 24 Rokyle 11.0. Ci vediamo a fine giro. Sto inserendo la mia ultima Rokyle, la numero 24, vado anche in questo caso dentro il mio foro, rientro dal basso verso l'alto nella mia Rokyle, tiro e adesso vado a chiudere il giro. In che modo? Rientrando nella prima Rokyle che avevo inserito, quindi rientro nella mia Rokyle e ripasso nuovamente in quella precedente, quindi rinforzo questo punto di congiunzione. Dopodiché potete portarvi verso il basso, lo facciamo insieme, rientro all'interno della prima Rokyle, vado da dietro dove c'era insomma il mio filo di inizio giro e vado a fare un nodino. Tagliate ovviamente il filo in eccesso. Il nostro modulino al brick stitch si presenterà quindi in questo modo, ok? Benissimo, adesso cosa facciamo? Ci portiamo ad uscire da una Rokyle, ok? E inseriamo 2 Rokyle 11.0 e adesso come si prosegue col brick stitch? Vedete che tra una Rokyle ed un'altra si sono formati ovviamente degli archetti con il filo, quindi io con il mio ago passo all'interno di questo archetto, tiro e come abbiamo fatto per il giro di sotto facciamo così, quindi sfrutto l'archetto e poi rientro nella prima Rokyle inserita. Nuovamente metto un'altra Rokyle ed entro nell'archetto successivo, quindi si ripete questa operazione per tutto il giro. Adesso quindi dovete finire il giro, vedete che ovviamente il giro si sarà leggermente allargato, quindi se nel primo giro ci sono volute 24 Rokyle, a me nel secondo giro ne ho dovute inserire 26, quindi 2 in più che vi verrà in automatico, insomma ogni 12 Rokyle ne inserite 2 in un archetto, quindi inserite 12 Rokyle, poi in un singolo archetto ne inserite 2. Ve lo mostro. Ecco qua, facciamo conto che questa è la mia prima Rokyle, l'inserisco nel mio archetto normalmente e un'altra Rokyle la inserisco anziché nell'archetto successivo nello stesso archetto, così mi porto tra virgolette un pochino più in avanti con le Rokyle. Questo per far sì che non ci siano vuoti all'interno della circonferenza, quindi alla fine vi ritroverete quindi con 26 Rokyle. Ok? Vi ho mostrato qui come inserirne due in uno di questo archetto, casomai qui e qui ne dovrete inserire due, io l'ho fatto prima per mostrarvelo, ok? Quindi al secondo giro ci dovranno essere 26 Rokyle. Ovviamente voi potreste inserire anche in questo giro 24 Rokyle, ovviamente le 24 Rokyle saranno leggermente più spaziate. Io vi dico di inserirne 26 perché poi dopo inserirò 26 rondelline, quindi a me piaceva fatto in questo modo, poi ovviamente voi potete interpretare come volete, quindi io farò questo inserimento. Se voi volete inserirne 24, provate con 24 se il risultato vi piace.
Una volta che avremo inserito le nostre 26 rocaille ed andremo a fare come nel primo giro l'unione tra la prima e l'ultima rocaille del giro, dovremo fare la stessa identica cosa andando a prendere i cipollotti. Vado a prendere 2 rondelline, come sempre dall'alto, metto 2 delle mie rondelline e vado nell'archetto, salto il primo e vado nel secondo archetto. Dopodiché, quindi, rientro nel mio secondo cipollotto inserito e come sempre poi il primo si andrà a sistemare da solo. Ne vado a prendere un altro, entro nell'archetto successivo, quello formato tra le altre 2 rocaille, e faccio questa operazione per tutto quanto il giro. Alla fine mi ritroverò con 26 cipollotti. Sto inserendo il mio ultimo, il 26esimo, e vado nell'archetto in questo modo, risalgo come sempre e dopodiché mi unisco col primo archetto che avevamo realizzato. Rivado e ristringo ovviamente questa parte e ripasso. Adesso alla stessa maniera dobbiamo nuovamente andare a realizzare un giro con le rocaille Muscat. Vedrete che come nel primo caso, anche qui quando andrò ad inserire le rocaille in questo giro non ce ne vorranno 26, ma visto che la circonferenza è un po' più ampia ce ne andranno circa 39-40. Autoregolatevi da sole, perché una cosa che a me per esempio non piace quando il brick stitch c'è tanto spazio tra le rocaille, mi piace insomma una lavorazione abbastanza compatta, quindi quando mi rendo conto di stare troppo larga in qualche punto vado a inserire in un archetto 2 rocaille, quindi a me ne sono andate per questo ultimo giro, perché poi faremo la parte sotto i decori, 39, perché poi le 8 in basso le sfrutteremo per questa parte e poi in alto andremo a creare il cappietto. Quindi procedete con un altro giro di 11,0, sempre alla stessa maniera. Potete semplicemente andare a fare in un archetto inserite una rocaille e nell'archetto successivo ne inserite 2. In completato anche l'altro giro con le nostre rocaille 11,0, adesso andiamo a fare questa parte di decoro che ovviamente io ho fatto solo da un lato, ma voi potreste anche fare dall'altro lato in maniera simmetrica. Ovviamente dalla 11,0 e vado ad inserire in questo caso 4 rocaille 11,0 ed entro nell'archetto successivo da dove sto uscendo e rientro soltanto nelle ultime 2 rocaille, quindi creerò delle barrette da 2 rocaille. Tiro, nuovamente adesso ne inserirò 2 e vado nell'archetto successivo, tiro e rientro nelle ultime 2 appena inserite. C'è Marti che ride, dettagli. Adesso andiamo ad inserire la nostra rondella perla da 4 mm e vado nell'archetto che segue e rientro ovviamente all'interno di esse, sempre dall'alto verso il basso, e vado a realizzare altri 3 archetti da 2 rocaille da quest'altro lato. Quindi nuovamente 2 rocaille, entro nell'archetto e rientro all'interno di esse, quindi faccio la stessa operazione altre 2 volte. Al lavoro finito ovviamente ci troveremo in questo modo, io per comodità giro il lavoro e mi troverò ad uscire da questa rocaille. Rinforzate questo passaggio. Adesso prendo una 11,0 e vado nell'archetto che segue e proseguo come sempre al brick stitch. Questa volta ne inserirò una soltanto, nuovamente una e rientro. Vedrete si andrà a posizionare in questo modo. Adesso una ed andrò nell'archetto qui vicino alla mia perla da 4 mm e in questo punto ancora un'altra e vado nello stesso archetto. Poi dopo vi mostro tutti i passaggi da vicino, quindi 1 2 2 nell'archetto e vado a fare la stessa cosa dall'altro lato. Quindi ultima rocaille da quest'altro lato e rientro
anche in questo caso giro il lavoro per comodità. Esco da qui ed inserisco 2 rocaille 11,0, salto il primo archetto e vado nell'archetto successivo, quello che segue, e rientro solo in questa rocaille. Adesso metto un'altra rocaille e vado nel primo archetto, nell'archetto qui della perla. Anche in questo caso rientro dal basso verso l'alto e inserisco ancora un'altra rocaille, quindi sull'archetto in corrispondenza della perla che è più lungo io andrò ad inserire 2 rocaille, quindi questo inserimento che avete fatto da questo lato dovete farlo anche dall'altro lato. Giro sempre il lavoro per comodità. Adesso uscite da qui, andremo ad inserire, ho girato il lavoro sempre per comodità, 2 rocaille e vado in questo archetto, quindi salto il primo e vado nel secondo archetto di congiunzione ed entro solo in questa rocaille come sempre. Inserisco un'altra rocaille e mi sposto nell'archetto successivo. E poi invece nell'inserimento che segue andremo a prendere il nostro cipollottino, quello simile ad una 80, quello da 2 mm. E ovviamente gli inserimenti che abbiamo fatto da questo lato li proseguiremo anche dall'altro lato, quindi nuovamente una rocaille, un'altra rocaille, e poi l'ultima, e ci andremo a congiungere qui in questo modo. Ho girato nuovamente il lavoro e da qui esco da questa rocaille e inserisco 2 rocaille e vado nell'archetto, quello della rondella, entro nell'ultima rocaille, quella più vicino all'archetto. Adesso inserisco nuovamente un'altra 11,0 e rientro ancora una 11,0 e vado dall'altro lato del mio archetto, quindi anche in questo caso, come nel caso della perla sotto, nell'archetto del cipollotto in questo caso ci dovranno andare 2 rocaille. Aspettate che me la sono persa. Ecco. In questo modo. Ed adesso proseguiamo con un'altra rocaille e vado qui nell'archetto sottostante. Questo sarà il risultato a fine giro. Giro nuovamente il lavoro per comodità e adesso mi sposto tra le rocaille e mi porto al centro qui e vado ad inserire 2 rocaille e vado sotto perché devo fare l'elemento di congiunzione per andare poi ad inserire la nostra goccia. In questo modo vado a inserire soltanto, rinforzo un'altra volta questo passaggio, scusatemi, rinforzo e vado ad inserire adesso una perlina, sempre 11,0, una goccia, un'altra perlina per bloccare e poi risalgo ed ovviamente rientro nella 11 che c'è alla base ed entro nella 11 dall'altro lato, cioè esco da destra e rientro in quella di sinistra. Ovviamente ripassate in tutto questo passaggio. Una volta che abbiamo rinforzato tutta questa parte ci dobbiamo portare ad uscire all'esterno e dobbiamo andare a realizzare i nostri picot con le 15,0. Risalite attraverso le rocaille, ovviamente qui di lato, tutte queste,
e portatevi ad uscire da questo punto qui ed andate ad inserire le vostre 15 0. La prima volta inseriremo 3 15 0 sull'ago ed andremo nell'archetto successivo in questo modo. Dopodiché rientriamo solo nella 15 0, quella insomma questa. Adesso negli inserimenti successivi andremo a inserire soltanto 2 rocaille 15 0 ed andiamo nell'archetto successivo in questo modo e rientriamo nell'ultima. Dovremo fare questa operazione ovviamente per tutto quanto il giro. Io non vi mostrerò ovviamente tutto nel dettaglio, altrimenti il video diventa infinito. Alla fine dovrete andare al lato opposto e creare un picot per inserire il nostro gancettino e poi alla fine al centro, potrebbe anche restare così insomma l'orecchino, al centro ci andrete ad inserire degli elementi in rame, questi praticamente, nella parte superiore e nella parte inferiore, bloccandoli con delle rocaille. Vi metterò degli scatti fotografici per farvi capire. Ed ecco terminato il nostro giro finale, insomma, di picot con le 15 0. Adesso semplicemente andrò a inserire delle rocaille qui in alto, in questo modo, per creare il nostro cappietto per il gancio. Per realizzare la parte centrale, allora io metto alla fine del filo una rocaille giusto per bloccare e per facilitarmi il lavoro. Entro, mi posiziono i 2 elementi ed entro ovviamente in questo modo all'interno del foro. Mantengo il filo, non è proprio il massimo, lo so mostrarvi in questo modo perché mi perdo io stessa. Ok, vedete, in questo modo. Dopodiché prendo il bicono e rientro, vado dal lato opposto, quindi attraverso il tutto. Vedete che il bicono resterà bloccato, scusate. Dopodiché riprendo un bicono, potete prendere un mezzo cristallo, quello che volete, e rientro. Quindi faccio questo passaggio un paio di volte e fisso il tutto. Quindi entro ed esco in questo modo, poi ovviamente farò un nodino qui sotto di lato. Ovviamente il nodino fatelo sul retro e non ovviamente sul davanti, altrimenti l'alternativa è incollare qui al centro uno chaton oppure utilizzare e cucire una coppetta come ho fatto io in questo caso. Ecco, sono quelli definitivi perché li andrò a mettere sicuramente di un colore più chiaro. E niente, spero che il tutorial sia chiaro, lo spero vivamente, spero che vi piaccia e come sempre ragazze, buona creatività! Ciao!